Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, questa sera siamo all'interno della Dacia Duster che ho già fatto un po' di video, come avete visto. È la Dacia Duster ibrida, quindi 1640 cavalli, nell'allestimento Joinery, quindi il più completo di tutti. Abbiamo il nostro driver display che vedete qui da 7 pollici e il nostro display principale da 10 pollici. Bene, perché voglio farvi questa recensione? Voglio farvi vedere un attimo, magari che non si riescono a vedere sulle altre recensioni perché altrimenti ci allunghiamo troppo, di come è fatto il driver display, cosa possiamo vedere, cosa non possiamo vedere, come è fatto il nostro infotainment qui all'interno, come è diviso, quanto veloce è, che cosa possiamo andare a selezionare, eccetera. Bene, quindi adesso io partirei prima di tutto dal nostro driver display che abbiamo davanti a noi e che utilizziamo tutti i giorni e vediamo le nostre informazioni. E poi andremo a vedere qui come è fatto Android Auto, come collegarlo e come funziona veramente. Bene, allora partiamo direttamente dal nostro driver display, eccolo qui, che è proprio il nostro cruscottino qui davanti. Adesso l'auto è spenta e quindi non si vede niente. Vado a premere tasto start, quindi accendiamo la nostra auto che avendo la batteria logicamente non si accende il motore, si accende solamente il nostro display che vediamo qui. Allora abbiamo il contachilometri che è qui, come vedete, qui abbiamo la benzina, il serbatoio quant'è, qui abbiamo il simbolo delle V quando sta andando, sta andando con l'energia elettrica, quindi della nostra batteria. Poi abbiamo in questo caso questo disegno qui che ci indica l'Eco Monitor, si chiama. E poi abbiamo queste fasce verdi qua che servono per prolungare l'immagine, che sembra quasi che il display continui. Tramite il nostro tasto che abbiamo qui vedete che andiamo a cambiare il display. Allora in questo caso abbiamo il primo display che è così, vedete la fascia verde sopra, 0 km all'ora, ready, pronto per partire, e qua abbiamo tutti gli ADAS che sono attivi qui sopra. Loro ci dice premere il tasto premere il freno e poi tirare avanti la marcia del cambio automatico per andare avanti. Bene, poi qui abbiamo gli ADAS, vedete se una macchina ci precede qua ci mette il tempo di arrivo, quanto manca ad arrivare all'auto, cioè quanto spazio abbiamo per la frenata. Qui abbiamo l'energia della batteria in questo caso qua, se poi andasse a gas sarebbe ancora diverso. Se noi abbassiamo con questa freccetta qui, vedete che tutto a destra cambierà il nostro display. Qui abbiamo i flussi di energia, come sono divisi, poi abbiamo la distanza che abbiamo percorso dall'ultimo race, cioè da quando è stata acquistata l'auto, e qui sotto abbiamo i trip di quanto strada abbiamo fatto. Poi qui abbiamo l'indicatore del consumo medio, la temperatura dell'acqua e poi si annulla il tutto, quindi il display diventa molto più grande qui per vedere gli ADAS e altre informazioni. Qui sono il limite di velocità che è stata rilevata dalla nostra telecamera e tutto quello che riguarda la sicurezza. Poi ci abbassiamo, se abbiamo il navigatore attivo qui ci fa vedere il navigatore di come sta andando, dove stiamo andando, gira a destra, gira a sinistra, e poi ancora siamo tornati all'Eco Monitor all'inizio del nostro display. Eccoci qua, vedete tutto quanto è retroilluminato, tutti i pulsanti sono retroilluminati, anche qui nel fianco. E adesso ci spostiamo e vi metto qui che andiamo a vedere il nostro monitor principale, il nostro monitor che è qua, eccoci qua. Lo metto dritto così lo vediamo molto bene. Quindi vedete sono divisi in 4 zone che vengono chiamate widget. Queste 4 zone qua vengono chiamate widget. Come siamo abituati nei nostri smartphone, se tiriamo giù la tendina qui abbiamo le scorciatoie, quindi posso andare a attivare o disattivare il controllo della trazione, che viene anche riproposto nel nostro driver monitor. Adesso io spengo l'auto così possiamo, eccoci qua possiamo regolare la luminosità appunto del nostro display. Qui possiamo attivare, disattivare il wifi, bluetooth o le voci, e qui sono i vari messaggini che ci ha mandato. Io adesso mi metto cancella tutto e via.
Qua abbiamo le impostazioni, che sarebbero le impostazioni del veicolo, quello che dalla casetta home vengono riportate qua. Quindi qua abbiamo tutti i menu veloci, che poi andiamo a vedere. Qui abbiamo i nostri 4 widget, che possiamo andare a modificare, e qui tutto quello che riguarda la climatizzazione. Non è bizona il climatizzatore, però qui ci indica la temperatura a cui è stato messo in automatico, la velocità della ventola, qui abbiamo la temperatura esterna e l'orario, e qui abbiamo dove vengono le bocchette dell'aria che vengono utilizzate. Bene, e questa è la schermata home. Poi possiamo andare sulla schermata musica, allora qui abbiamo la radio, e qua abbiamo i preferiti che possiamo metterci noi. Se andiamo su sorgenti, vedete che abbiamo radio, audio Bluetooth, una USB, perché poi abbiamo 2 USB-C qui sotto che possiamo andare a caricare della musica, radio AM, perché c'è la radio AM e la radio DAB. Qui abbiamo le impostazioni e andiamo a vedere che impostazioni audio abbiamo pur, bass, acoustic o talk. Quindi in base alla musica che andiamo a ascoltare. Logico che se voglio ascoltare la musica dal vivo mettiamo acoustic, se vogliamo ascoltare la musica con più bassi vado a premere bass. Suono di allarme, questo allora è il bilanciamento del suono come lo vogliamo noi. Bilanciamento, dissolvenza, controllo del suono, andiamo dentro. Volume e velocità, in base alla velocità lui aumenta. Controllo del suono, bassi, medi, acuti, quindi possiamo equalizzare noi come vogliamo. Bilanciamento, centrato, anteriore o manuale, quindi se voglio ascoltarmelo solo davanti, bene, perché dietro ci sono dei bambini che dormono, non voglio che ascoltino la musica, bene. Io lascio centrato che così è più giusto. Poi abbiamo, torniamo fuori, andiamo su telefono e qui abbiamo il nostro telefono. Adesso io voglio collegarlo in diretta, così vediamo cosa succede. Faccio attiva Bluetooth, attivo Bluetooth anche sul mio cellulare, accoppia nuovo dispositivo, adesso mi troverà il mio Samsung, in teoria, aspettiamo un attimo che si apra, S22 Ultra di Lorenzo e si sta accoppiando. Qui metto anche il mio cellulare. Accoppia, i numeri corrispondono, sì, accoppia qui, associa qui, e quindi abbiamo fatto l'associazione. Ok, quando facciamo questa cosa qui, lui mi dice, vuoi far partire Android Auto? Sì, perché Android Auto è senza fili, quindi avvia Android Auto, qui gli do consenti, e lui adesso si sta connettendo al mio cellulare. Adesso il tempo che carica, ed eccoci qua, siamo partiti con il nostro Android Auto. Vedete che abbiamo anche l'applicazione Dacia per tornare indietro sul menu principale. Se torno su telefono, lui mi parte dalle ultime chiamate. Aspettate un attimo, eccoci qua, gli diamo consenti e a noi non ci interessa questo, ma ci interessa qua, vedete tutte le nostre applicazioni, Meteorada, promemoria, telefono, WhatsApp. Quindi perché dovrei usare il navigatore della macchina quando abbiamo Google Maps anche qui? Oppure perché dovrei usare al contrario Android Auto? Perché abbiamo anche WhatsApp, quindi se ci arrivano delle notifiche di WhatsApp, dei messaggini, possiamo andare anche a rispondere direttamente dal nostro schermo, senza mai togliere lo sguardo dalla strada, possiamo rispondere e lui ci legge i messaggi e ce li dice, e così noi possiamo raccontarli. Bene, avete visto anche per associare Android Auto ci abbiamo messo veramente un attimo, e qua possiamo anche ascoltare la musica da YouTube Studio, eccetera. Bene, adesso vorrei disattivare un attimo Android Auto e continuare con la nostra presentazione, diciamo così. Qua abbiamo anche Apple CarPlay, gestore di dispositivi, qui abbiamo i vari cellulari, vedete, adesso vado a disattivare magari l'S22 mio, e posso andare ad attivare per le chiamate e per la musica. Poi torniamo indietro, adesso ho disattivato il Bluetooth, che quindi non si possono attivare radio, eccetera. E siamo arrivati alla terza casella qua sotto. Poi qui sotto abbiamo il veicolo. E che cosa è questo qua del veicolo? Allora andiamo a vedere che adesso io provo a accendere un attimo l'auto, perché altrimenti non mi fa fare certe funzioni, tipo le telecamere 360 non si vedevano. Ecco, allora adesso telecamera 360 frontale, abbiamo la telecamera posteriore, eccola qua, la telecamera
sinistra, qui dove c'è il volante, vedete che faccio così, quindi se sto camminando vicino a, devo evitare degli ostacoli, posso vedere di qua oppure a destra dall'altra parte. Bene, qui abbiamo le impostazioni e qua possiamo andare a regolare la nostra luminosità della telecamera, come ci piace più a noi, il contrasto e i colori. Vista predefinita, possiamo mettere quello che vogliamo noi. Adesso è ripartito perché si è riattivato il Bluetooth, non lo so perché. Ok, telecamera 360 eravamo. Qui su impostazioni possiamo andare in vista frontale destra automatica, va lui in automatico. Qui possiamo andare a mettere appunto quando facciamo le curve, possiamo togliere e attivare le cose, e questa è se abbiamo anche una roulotte appesa dietro sul gancio di traino. Bene, torniamo indietro, anche qui andiamo su elettrico, qui vediamo i flussi che adesso vedete, la batteria sta facendo andare la nostra climatizzazione. Poi quando ho fatto il video di quanto riguarda i consumi, vedete che qua c'era la batteria che caricava il motore, scusate, la batteria che faceva andare le ruote, oppure il motore che caricava la batteria, e tutti i flussi di energia. Mentre nelle impostazioni posso andare a vedere suono di avvertimento pedonale. Che cos'è questo qua? L'auto è talmente silenziosa che con questo suono qui, quando io sto correndo su un centro abitato, che sto andando pian pianino, sto andando in elettrico, loro non mi sentono arrivare, mentre con questo suono lui emette un suono in modo che la gente si accorge che ci sono. Poi abbiamo My Driving, questo è un resoconto di come ho guidato, quanti punti ho preso e l'energia, cioè quanta, vedete, dal momento del reset 4,8 litri per 100 km, dall'inizio 5,5 litri per 100 km. Io adesso l'ho resetato per andare a vedere se questo risultato qua che vedremo sarà uguale a quello effettivamente di quanto abbiamo consumato. E qui ci siamo, energia, ecco, e questo è il punteggio che ci hanno dato, non molto buono, 77 su 100. Torniamo indietro, assistenza alla guida, qui abbiamo tutti gli assistenti alla guida col My Safety All On, cioè questo è sempre attivo, ogni volta che accendete l'auto parte così, con tutto, controllo della trazione, frenata attiva, distanza di allerta, eccetera. Perso, vado a personalizzare io cosa voglio e cosa non voglio di attivo. Quindi io vado a mettere controllo della trazione, sì, frenata attiva, sì, questo è meglio sempre lasciarlo. Distanza di allerta, standard. Configura My Safety. Qui posso andare, ad esempio, avviso acustico di sovravelocità, no. Suono di modifica della limitazione, no, io lo disattivo, perché ogni volta che cambio da 50 a 70 all'ora, beep, da 70 a 90, beep, da 90 torna a 50, beep, e madonna, va benissimo così, quindi io l'ho disattivato. Mantenimento della corsia sì, intensità della vibrazione, allerta angolo cieco no, questo mi interessa, rilevatore stanchezza conducente sì, mi interessa, quindi lo lascio attivo, quindi vedete che qua si è eliminata la spia, guardate, si disattiva e si attiva, perché qua se uno si mette in sorpasso si accende la luce che ci dice guarda che c'è qualcuno in sorpasso. E qui abbiamo configurato il Safety My Perso, che come vi dicevo è un tastino che vado a disattivare certe funzioni direttamente premendo un tasto. Comfort, distanza da veicolo antistante, ok, sì, mi interessa sapere quanto mi manca. Parcheggio, questo mi dice tutti i sensori del parcheggio, quindi voglio che avere i sensori sia frontali, posteriori e laterali, visto che ci sono, usiamolo. Posso andare a cambiare il suono, espressivo o puro, io lascio puro che mi piace di più. Volume, magari abbassiamo un po' perché era troppo alto, e torniamo indietro. Abbiamo fatto, allora, My Driving fatto, veicolo, e qui andiamo a vedere esterno, accesso, voglio il suono quando l'accendo, benvenuto, sì, automatismo tra i vetri, sì, abitacolo, schermo, qui andiamo ad alzare ed abbassare la luminosità notturna, io la abbasserò un po' perché era troppo forte, luminosità dell'abitacolo, questa qui possiamo andare a cambiarla, vedete che varia in base alla luce, io metterei là così. Bene, quindi potete farlo sia col touch così che aumentarla da qua o da qua. Torniamo indietro, pressione pneumatici, e qua potete vedere la pressione dei pneumatici.
Ok, questo abbiamo fatto tutto e mi sembra a posto. Qui abbiamo i comandi del clima che vedete, se io vado ad alzare da qui o abbassare cambiano le ventoline. Qui cambiamo, abbassiamo e alziamo la temperatura. Qui cambiamo la posizione qua, vedete, dove sta buttando l'aria, e qui sotto l'altra. Il circolo automatico, tergilunotto, tergicristallo e tutto quanto. Doppie frecce e il blocco. Bene, penso di avervi elencato tutto quello che c'era dentro su quest'auto. I comandi, sono al volante, poi sono dietro qui i soliti satelliti di Dacia e di Renault. Adesso io spengo l'auto, ok, e volevo farvi vedere un attimo, prima di concludere il video, scusate se mi allungo un po', no, non mi interessa questo, voglio navigazione con R. Sarebbe vedete quando ci mette a caricare? Allora avete 8 anni di navigazione sempre aggiornata e quindi avete un bellissimo navigatore. Tipo domani io devo partire da qua, adesso un attimo si carica, dobbiamo andare a Fusine in Val Romana. Fusine, bel touch, veramente un bel touch. Val Romana, Val Romana, eccoci qua. Quindi lui ci calcola che dovete fare 114 km. Vai, facciamo vai, così vediamo un attimo. Calcola anche un attimo il percorso. Ok. E guardate che bella grafica che ha. Si vedono tutti i paesini e tutto quanto. Poi facciamo così. Ci metteremo 1 ora e 48 minuti e sono 172 km. Eccoci qua. Quindi domani ci servirà questo navigatore qua, così andiamo via e siamo pronti. Bene signori, vi lascio questo navigatore qua che domani faremo il bel viaggetto e spero che il video sia stato interessante, utile, che vi abbia risolto qualche problema, magari che non sapevate se aveva questo o aveva l'altro. E non ho visto sinceramente le informazioni sul veicolo e del... vabbè. Mi piaceva vedere praticamente, ma penso sia solamente su certe motorizzazioni, il discorso dell'inclinazione del veicolo e non l'altimetro. Mi sembra sia solo sul 4x4 questa funzione qua. Va bene, ritorniamo alla home. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito signori, non costa nulla, e attivate il tasto delle notifiche. Bene, grazie a tutti e arrivederci.